Dopo i 50 anni, quando la vita smette di urlare e comincia a sussurrare, accade qualcosa di interessante. I legami cambiano. Alcuni si perdono nel tempo, altri si trasformano, evolvono, si rarefanno o si rinnovano in forme inaspettate. Ma la domanda resta pressante. È ancora possibile costruire amicizie autentiche? Non quelle superficiali o occasionali, ma relazioni vere, spesse, nutrienti, colme di senso, che lasciano un segno. Questo episodio è una riflessione profonda sull'importanza di tenere il cuore aperto, anche quando l'abitudine alla solitudine sembra averci resi impermeabili. È una meditazione sul desiderio intimo di connessione, sulla voglia di tornare a riconoscere l'altro, a costruire ponti invisibili fatti di presenza, ascolto e verità condivisa. Un invito a riscoprire la bellezza dell'incontro umano, anche quando sembra che la vita abbia già detto tutto o che le stagioni degli inizi siano finite. È un viaggio nell'animo, dove le distanze interiori sono spesso più grandi di quelle geografiche e dove il coraggio dell'autenticità diventa l'unico vero passaporto per entrare nella vita dell'altro. Nel tempo della maturità l'incontro autentico non è scontato, ma può essere ancora più potente, perché quando ci si incontra davvero, con meno illusioni e più consapevolezza, ci si riconosce e in quel riconoscersi c'è una rinascita silenziosa e preziosa. Questo è il tempo giusto per vivere relazioni che non temono la profondità. Hai mai sentito quella sottile malinconia di un legame che non hai mai avuto, ma che sai esistere da qualche parte? Quella forma di nostalgia non per ciò che è stato, ma per ciò che potrebbe ancora essere. Quel caffè immaginato ma non ancora bevuto, quella risata che riecheggia solo nella mente, quello sguardo che, se mai lo incrociassi, ti direbbe «ti ho riconosciuto». Non è nostalgia, è fame di relazioni vere, di quelle che toccano l'anima senza chiedere permesso. È una fame che non ha età, ma solo autenticità. E questa fame, a volte, è proprio il segnale che dentro di noi c'è ancora la capacità di desiderare. E desiderare, dopo tutto, è un segno inequivocabile di vitalità. La fame di connessione ci parla di una parte di noi che non si è spenta. Mi sono spesso chiesto, negli ultimi anni, cosa significhi davvero stringere un'amicizia vera dopo i 50. L'età adulta ha i suoi privilegi, la libertà di scegliere, il lusso di non dover più compiacere a nessuno, ma anche un prezzo. Molte delle nostre relazioni si sono assottigliate come vecchi maglioni stinti. E allora ci ritroviamo a domandarci se valga la pena ancora mettersi in gioco. Sì, vale la pena. E come? Perché siamo esseri umani e gli esseri umani hanno bisogno dell'altro come dell'aria. L'amicizia non è un lusso, è una necessità esistenziale. Riscoprire l'incontro significa smettere di aspettare cloni delle relazioni passate. Ogni volto nuovo è una storia, un'opportunità, un rischio. Eppure, il rischio di restare chiusi fa molto più male, perché senza rischio la vita diventa ripetizione e noi non siamo nati per ripetere, siamo nati per incontrare. Siamo fatti per sentire la vita vibrare anche nello sguardo di un altro, anche in una parola scambiata senza pretesti. E se un tempo ci bastava un gruppo, oggi ci basta uno che ci ascolta, uno che ci riconosce, uno che resta. Col tempo costruiamo muri invisibili,
più per difenderci che per escludere, ma quei muri diventano prigioni. Spesso, senza nemmeno accorgercene, smettiamo di uscire da noi stessi. È troppo tardi, sono tutti già impegnati, non voglio disturbare. Quante volte ce lo diciamo? E intanto ci autoescludiamo. Eppure il mondo è pieno di persone che aspettano proprio quello che anche noi cerchiamo, un gesto semplice, una presenza sincera. La psicologia ci insegna che ciò che cura non è il numero di amici, ma la qualità della connessione. Una singola relazione autentica può cambiarci la vita più di 10 superficiali. È come una fonte d'acqua nel deserto. Il rifiuto fa male, certo, ma il vero dolore è non provare neanche a esporsi. Ogni apertura è un seme. Non sai se fiorirà, ma sai che senza di esso il giardino resta sterile, la paura chiude, la fiducia invece spalanca. È un esercizio di fiducia nella vita stessa, non solo nell'altro. E quando inizi ad abbassare quel muro, anche solo di qualche mattone, scopri che la luce entra, che l'altro esiste davvero, che il contatto umano non è finito, solo rallentato. Fare amicizia non è un atto teatrale, è una danza sottile. Inizia con un gesto minimo, un saluto sincero, una frase non banale, un ascolto che non interrompe. Il gesto che dice: io sono qui, e tu? L'errore più grande? Cercare l'amicizia come si cerca un oggetto. Le relazioni si coltivano, non si afferrano. Bisogna lasciare spazio all'imprevisto, alla possibilità, anche all'imperfezione. Frequentare luoghi dove l'umano conta, non solo dove si consuma, è un buon inizio. Gruppi, cammini, biblioteche, concerti sono i terreni fertili dove qualcosa può germogliare e non serve forzare nulla, basta esserci. La costanza è la chiave. L'amicizia vera si costruisce nel tempo, con presenza. Una presenza che non giudica, non impone, ma resta. E nelle relazioni, come nei boschi, è la presenza silenziosa che crea intimità. E se un giorno ti sembrerà che nulla cambi, ricorda, spesso la vera rivoluzione accade quando smettiamo di aspettare e iniziamo a donarci, anche solo un poco. Prenditi un momento, siediti, respira, lascia che i pensieri si facciano più lenti, più leggeri. Permettiti di stare, senza fretta. Immagina una persona che ancora non conosci, ma che avrebbe qualcosa da offrirti. Ascolto, empatia, calore. Visualizzala. Dove siete? Cosa fate? Che emozioni provi? Come ti senti nei suoi occhi? Lascia che quel pensiero prenda spazio. Datti il permesso di desiderare un nuovo legame. Poi chiediti: posso fare oggi un gesto che apre quella porta? Non serve un'impresa, basta un passo. Un messaggio, un invito, un semplice sorriso. È così che inizia tutto, con poco, ma con verità. E da quella verità può nascere tutto, anche la possibilità di sentire, finalmente, di essere di nuovo parte di qualcosa. Le amicizie dopo i 50 diventano come il buon vino, poche, intense, indimenticabili. Non servono folle, bastano 2 occhi che ti ascoltano davvero e in quello sguardo sentirsi accolti. Abbiamo bisogno di relazioni che non siano solo sociali, ma anche emotive. Relazioni che non riempiono la rubrica, ma il cuore. Amicizie che non parlano sempre, ma sanno restare anche in silenzio. Eh sì, a volte ci vuole coraggio, ma ogni volta che ci apriamo, anche solo un po', diamo alla vita la possibilità di sorprenderci, perché la vita, in fondo, è un susseguirsi di incontri. Alcuni ci cambiano,
altri ci salvano. Tutti, se vissuti davvero, ci arricchiscono. Abbiamo bisogno di storie da intrecciare con le nostre, non di solitudini da sopportare. E se una nuova amicizia nasce, anche solo una, allora la fatica di restare aperti sarà valsa la pena. Ogni incontro autentico è un atto rivoluzionario di fiducia. Grazie per aver camminato con me in questa riflessione. Se ti ha toccato, condividila con chi senti possa averne bisogno e scrivimi se vuoi, perché anche le parole a volte costruiscono ponti. Che tu possa vivere un incontro vero, presto, uno solo, ma vero. Iscriviti al canale Inner Peace 360 per non perdere nuovi episodi dedicati a chi vuole vivere relazioni più profonde, consapevoli, umane. E se vuoi sostenere questo spazio e farlo crescere, metti un like, attiva la campanella e lascia un commento. Anche un tuo pensiero può essere il primo passo per un nuovo incontro. A presto, Namaste.